Sono Alessandra Ropic, autrice di ben 4 particolarissimi libri. Il primo, Quando il mostro è il proprio padre, una storia vera molto forte. E l'ultima edizione con Biblioteca Editore è quella che mi ha dato maggiore soddisfazione, è andata molto bene, un caso vero di violenza domestica tutta familiare, un mostro. Però poi ho scritto un altro libro, La felicità ve la do io. Sulla felicità potrei dire un mondo di cose, ma preferisco dirne poche ma sapienti. Primo, la felicità ce l'hanno i matti e i bambini. Vi dice niente? E la felicità è una pianta che va innaffiata ogni giorno. E solo così darà quei bei frutti che tanto ci piacciono, quei bei fiori, frutti nel caso di pianta da frutto o comunque pianta normale, fiori. E tanti pensano erroneamente che la felicità coincida con una bella posizione sociale, la carriera, il denaro, e invece io in questo libro, La felicità ve la do io, racconto di storie, ve lo prendo subito, ve lo faccio vedere. La felicità ve la do io, 1000 casi di persone realmente felici, ma davvero, ed altre che la felicità non sanno neanche cosa sia. Al termine di ogni storia ci sono, raccontate peraltro in chiave ironica, ci sono dei consigli giusti, proprio mirati. Poi ovviamente ci sono anche 2 storie, 2 casi e storie anche di persone famose. Ma ricordatevi che la felicità tutti dicono di averla, come fosse qualcosa che si compra al supermercato, invece la felicità ce l'hanno veramente in pochi. Perché c'è questa tendenza, più che altro da parte della società, ad accaparrarsi i beni, le cose materiali, più macchine, più case, più moto, più tutto. Ma l'accaparramento è una cosa, poi l'esperienza insegna che puoi andare anche nella casa più bella che hai, nelle mete caraibiche, e ti porti dietro la tua infelicità. Questo è un dato assoluto. Poi ovviamente, e quindi vi dico in questo libro come veramente essere felici senza tutti questi stratagemmi. La felicità non coincide con l'avere delle cose, quindi non coincide con il denaro, non coincide con tante situazioni che, ripeto, sono altro. Poi ovviamente ho scritto Vittima di 1000 ingiustizie insieme a mia sorella, perché racconta la storia interamente di violenze conosciute da mia sorella già dalla scuola, violenze anche psicologiche, in alcuni casi anche fisiche. E l'ultimo libro a cui sono molto affezionata e che mi dà una grande carica è Mostri, col punto esclamativo. Negli articoli, nei libri amo molto i punti esclamativi. Quindi non è che i mostri sono persone che voi pensate malvestite, con l'aspetto tipo da Dracula, no. I mostri sono persone normalissime, li potete trovare in doppio petto, grigio, blu, in banca, seduti dietro a un tavolo, il burocrate. I mostri possono essere i nostri vicini di casa, in famiglia, persone che vogliono uccidere l'altro. Chi lo fa psicologicamente, così non lascia tracce di sé, e chi lo fa materialmente. Insomma, diciamo, le 2 cose poi coincidono, materialmente e psicologicamente molto spesso coincidono, ma l'animo cattivo, perverso del manipolatore è molto molto più comune di quello che noi non pensiate. Tant'è che oggi, quando mi chiedono quante sono le persone felici realmente,
Dico datemi una settimana perché faccio mente locale, perché queste persone felici non si trovano, è raro. Quelle che io ho descritto nel libro sono realmente felici, ma perché sono entrate nella loro vita, nella loro testa, nel loro cuore, le conosco. Se mi dite scrivi qualcosa su quanti sono i mostri, dico datemi una settimana perché a fatica li devo raccogliere tutti perché sono troppi. Quindi vi dice tanto questa situazione. Quindi io scrivo comunque sempre e solo storie vere quando sono sicura di quello che vado a dire. Amo penetrare nell'animo umano, amo entrare nella mente delle persone, nel cuore e nell'anima. Solo questo mi dà grande gioia e sono sicura quando scrivo un libro di quello che affermo.